in collaborazione con Marco, Osis Technology, sportoutdoorviaggi.it. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Omoboni al 13° appuntamento settimanale con S4, il talk show di Sportodor.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport, alla nautica e al turismo. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi e invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali ed ora anche sul nostro canale Sportodor.tv sulle smart TV europee di ultima generazione. Puntata questa tutta dedicata alla motonautica e alla nautica. Presentiamo la stagione 2022 con me 3 importanti ospiti di questo settore. Iniziamo con Giampaolo Montavoci, presidente della commissione offshore della Federazione Italiana Motonautica, pilota di offshore, una delle colonne storiche della motonautica a Venezia, della storia nautica di Venezia e soprattutto del mondo della motonautica. Grazie Giampaolo per aver accettato il nostro invito. Antonio Vettese, giornalista importante, ufficio stampa del Salone Nautico di Venezia, che quest'anno e sfida la terza edizione di questo importante salone nautico, 28 maggio, 5 di giugno, e poi collegato da remoto dalla sua bellissima Rodi Garganico, Marino Masiero, vicepresidente dell'Astronautica nazionale, consigliere della, insomma tante cariche Marino, e organizzatore della gara di offshore di Rodi Garganico in calendario a giugno. Allora Giampaolo Montavoci, motonautica, si parte, giusto? Tutto è pronto? Sì, siamo pronti, ci stiamo lavorando alacremente anche insieme a Marino per Rodi Garganico e per altre gare, e soprattutto lo sforzo adesso è per il Salone Nautico e per la Pavia Venezia, che dopo il successo dell'anno scorso, il successo non solo è stato bissato ma abbiamo un po' esagerato, abbiamo fatto il record di tutti i tempi di partecipazione a questa gara, che è la più antica del mondo, la più lunga del mondo per acque interne, e oggi come oggi è la più famosa perché oltre 50 barche straniere iscritte, nessuna gara al mondo ha avuto un successo del genere in questo momento. Domenica 5 di giugno, ricordiamo Pavia Venezia, prima edizione lontano 1929, perché il 5 di giugno? Perché si parte da Venezia, 400, eccole qua, questa è la partenza da Venezia, da San Nazzaro d'Ongina in caso di, però è piovuto, quindi ha fatto bene questa sicuramente adesso l'acqua sta aumentando, comunque ce ne vorrà ancora un po', ma in ogni caso tolgo i dubbi a qualcuno che sta già dicendo che la gara verrà spostata. La gara non può essere spostata perché l'arrivo è al Salone Nautico come ultimo evento proprio del Salone a Venezia, e l'acqua per farla c'è anche adesso, perché comunque da San Nazzaro in ogni caso si fa. Adesso è da vedere da dove si partirà e in che condizioni. Ma perché ricordiamo la Pavia Venezia, 5 di giugno, domenica, in concomitanza con l'ultima giornata del Salone Nautico. Si parte da Pavia o al limite da San Nazzaro d'Ongina, si percorre tutto il fiume Po, Laguna Veneta, si arriva a Brondolo e poi il trasferimento bellissimo a Lentomoto dentro Laguna Veneta, perché la premiazione finale sarà al Salone Nautico. Terza edizione, Salone Nautico, Antonio, in soli 3 anni la grande tradizione veneta, insomma, 1000 anni fa a Venezia si costruiva in arsenale, si costruivano una nave al giorno, giusto? Vero, che non sì. c'era ancora, hanno dominato il mondo, hanno salvato l'Europa da tanti nemici, quindi chapeau a Venezia, e in soli 3 anni il Salone Nautico è uno dei saloni nautici più importanti d'Europa. Beh, senza dubbio, sai, aiuta tanto la città, aiuta tanto l'arsenale, dove l'arte navale è proprio nata, e infatti il nostro slogan l'arte navale torna a casa è ancora tanto valido, tanto vero. L'arsenale regala tanto al pubblico. L'anno scorso, nonostante sia stato il primo evento in presenza, ma ancora con gli effetti del lockdown, abbiamo avuto tanti visitatori e
ed è stato un grande successo. Le immagini si riferiscono proprio all'edizione 2021, soltanto 3 edizioni, ma già più 25% rispetto all'anno scorso, che era appunto un'edizione bloccata dal lockdown, ma soprattutto 10 giorni, sabato, domenica, poi le giornate lunghe, inizia nel cuore della primavera, inizia l'estate, insomma, e poi questo arsenale che è la storia della nautica. Abbiamo 2 veneziani, Antonio, sei in buona compagnia nel parlar bene di questo salone nautico. Certamente. Beh, quest'anno poi ci sono novità, arrivano tutti i grandi gruppi perché avremo il gruppo Ferretti, il gruppo Azimut Benetti, San Lorenzo, dall'Inghilterra San Siker, per citare i grandi, e poi tanti altri. 2,5 km lineari di barche esposte, una sezione vela potenziata che si sposta leggermente rispetto all'anno scorso, c'è un nuovo layout del salone, un nuovo layout anche per quanto riguarda le tese che saranno più piene. Insomma, siamo molto contenti, molto soddisfatti di quello che sta succedendo. E poi spazio, vediamo anche alla storia, alla Vogalonga, perché la storia della Laguna Veneta è nel DNA della nostra Italia. Marino, cosa ne pensi tu come Assonautica, vicepresidente, presidente dell'Associazione Veneta, insomma hai tanti ruoli, organizzi la gara di Rodi Garganico, tu sei di Chioggia, hai fatto per tanti anni la bellissima gara di offshore di Chioggia, adesso gestisci il porto di Francavilla in Abruzzo, il porto di Rodi Garganico in Puglia, ma il tuo DNA è Veneto e Venezia, per te è importante questo salone, giusto? Beh, il salone è assolutamente importante, è una grande manifestazione che si sta collocando ai vertici della nautica mondiale, lo diceva bene prima il collega, San Siker arriva in Italia al Salone di Venezia e questo è il sentiment a livello mondiale di quanto può valere questo salone. Un salone che è una scommessa vinta dal sindaco, l'ho scritto l'altro giorno, lo voglio dire, dal sindaco Brugnaro, che con il 50° anniversario della Ferretti Yacht Group ha voluto fare questa prima esperienza. Gli espositori sono tantissimi, l'anno scorso abbiamo fatto il tutto pieno di pubblico e la raccomandazione è quella di prenotare per tempo i biglietti, perché anche quest'anno avremo un accesso programmato. E tu, allora, come Veneto, spingi molto il salone nautico, ma tu organizzi la gara di Rodi Garganico, poi ne parliamo anche con Montavoci. Come riesci a condividere tutte queste tue passioni, queste tue attività, Marino? Ma io con Giampaolo siamo fratelli motonautici e riusciamo a fare insieme tante cose che magari all'occhio del pubblico sembrano impossibili. 17, 18, 19 di giugno l'appuntamento è a Rodi Garganico per il campionato europeo di offshore, tante barche, tanto pubblico, tanto interesse locale, un grazie alla Regione Puglia che ci dà una mano. Dimmi. No, l'importante è ricordare che gli eventi sono uno conseguente all'altro, quindi l'appuntamento per il pubblico che ci ascolta, che ci guarda, è l'1, il 2 e il 3 giugno per la E-Regatta, che saranno 3 giorni di barche elettriche con la novità voluta dal sindaco e da Giampaolo Montavoci delle barche monotipo elettriche. La prima gara al mondo di barche elettriche si svolgerà a Venezia il 3 di giugno. Quindi questa è un'altra novità che si aggiunge, quindi fate bene a fare tante cose, grazie Marino. Allora, com'è la stagione? Questa gara di barche elettriche 1, 2, 3 di giugno, poi il 5 giugno la Pavia Venezia, 18 di giugno, 19 di giugno Rodi Garganico, la prima della stagione offshore, e poi come sarà il resto della stagione? Poi 3 luglio Cariati in Calabria, che quest'anno ha promesso un grande evento, poi c'è la sosta luglio e agosto per le gare internazionali e poi si torna 3 settembre con Cervia, una novità che organizzo io in prima persona insieme al comune di Cervia che ci ha sostenuto, e sarà una gara molto interessante. Ci sono degli sviluppi molto belli, stiamo lavorando anche lì molto duramente, abbiamo avuto l'ok di Lamborghini che ci porta delle automobili e ci ha sostenuto anche economicamente, altri sponsor e altre novità che vi faremo sapere presto. Questo Cervia, questo poi? è il 3 settembre. E poi dopo 2 settimane un'altra classica, Napoli, presso la Canottieri, ci sarà un'altra gara di campionato italiano che è l'ultima, e poi il mondiale in Sardegna
ancora come l'anno scorso, grande evento, finale mondiale dell'offshore, e ci saranno anche altre categorie, dovrebbe essere la prima di ottobre, e 2 settimane dopo chiusura classica, come ogni anno, con la 100 miglia dell'Ario a Como, il 16 di ottobre. Questa è la stagione dell'offshore 2022, questa invece sono le immagini della Pavia Venezia, il momento più bello l'anno scorso, l'arrivo a Chioggia, poi il trasferimento e dentro il salone nautico, Giampaolo. Eh sì, è stata una cosa che credo che sia stata anche quello, uno dei motivi del successo di questa seconda edizione della ritrovata, del ritorno della Pavia Venezia, perché tutti si sono veramente commossi all'ingresso in Arsenale con tutte le barche del gruppo Ferretti e tutti gli yacht che hanno suonato i clacson per darci il benvenuto. E questo che avete visto inquadrato in questo momento, lo possiamo già anticipare, è Cristian Ghedina. Noi, come ben sapete, parliamo anche di montagna, neve e sport invernali. Lo scorso weekend ha fatto una grande nevicata che prolunga la stagione sino a dopo Pasqua, e questo ci fa piacere perché ci sono stati 3 mesi di siccità con tempo bellissimo. Grande apertura invernale a fine novembre, primi di dicembre per fare un buon Ponte dell'Immacolata e Natale, 3 mesi di siccità, adesso una grande nevicata a fine marzo, primi di aprile per tirare avanti a Pasqua. E quel signore che avete visto inquadrato è Cristian Ghedina, il grande campione di sci che quest'anno corre con te, giusto? Sì, esatto, ha deciso di accantonare un po' l'automobilismo e dedicarsi completamente all'offshore. Sarà in barca con me tutto il campionato, è molto entusiasta e sta aspettando con ansia le prime prove, stiamo preparando la barca, e tra l'altro il 5 maggio vi aspetto tutti a Venezia al Casino in Canal Grande, dove faremo la conferenza stampa di presentazione del team e della Pavia Venezia. Ecco, avete visto nel frattempo, allora ci ritorniamo il 5 di maggio perché volevo farvi vedere, c'è stata l'inquadratura di Boretto Po. La Pavia Venezia parte da Pavia o da San Lazzaro d'Ongina se c'è poca acqua, ma fa la tappa intermedia a Boretto Po. Boretto Po per gli appassionati è un po' come per Iesi per la scherma, come Anterselva per il biathlon, come la Val di Fiemme per lo sci di fondo. È una di quelle località, pensate, a Boretto Po ci sono 5.800 abitanti. Sapete quanti campionati mondiali ci sono europei su 5.800 abitanti? Ben 150 piloti in 60 anni di storia sono titolati a livello europeo e mondiale. E tutti questi amici della motonautica Boretto Po, domenica prossima, il 10 di aprile, nella motonave Stradivari di uno dei campioni Landini, si riuniscono per festeggiare e ritrovarsi. E questo ci fa solo che piacere, perché avercene di località come Boretto Po in provincia di Reggio Emilia, sul fiume Po, appunto, c'è la tappa intermedia della Pavia Venezia, ma la domenica dopo, a giugno, c'è una classica del circuito mondiale da 60 anni, e un plauso va al presidente della Corradini, della motonautica, Carlo Menta, per ricordare il presidente del fiume. Insomma, tanti appassionati che si ritrovano domenica a Boretto Po. Un invito quindi di prenotarsi o di chiedere maggiori informazioni per andare, perché è una grande festa della motonautica. Domenica 10 aprile a Boretto Po è quello che ci vuole, perché Boretto Po per la motonautica, abbiamo detto, è un po' fate voi le proporzioni, su una popolazione di poche migliaia di abitanti, avere tutti questi campioni vuol dire che in effetti è nel DNA. Questa ci voleva perché è venuta fuori l'inquadratura di Boretto Po. Allora, Venezia, grande, possiamo dirlo che ormai è come Düsseldorf, come adesso, Miami, come Genova. In soli 3 edizioni Venezia... Ancora un po' di focaccia ne dobbiamo mangiare, però siamo sulla buona strada. Ecco. No, però in effetti quando io ho letto la presentazione nel 1100, pensate, prima della rivoluzione industriale dell'800, a Venezia facevano, pensate, 3.500 arsenalotti, coloro che lavoravano dentro l'arsenale, costruivano una nave al giorno, 350 navi al giorno. Floriano, è stato uno dei primissimi modelli di costruzione industriale seriale, vuol dire che invece di fare le cose una per volta avevano un progetto, avevano una capacità appunto di fare le cose speditamente con grande velocità. Navi che hanno permesso di scoprire il mondo, di difendere la nostra Europa soprattutto, e soprattutto di conquistare il mondo, perché insomma... Sai, adesso
La missione di Venezia è anche legarsi molto alla sostenibilità, l'ambizione è di diventare una sorta di capitale della sostenibilità. Venezia è una città delicata e per questo è un po' un simbolo di quello che va conservato, protetto, e anche nell'ambito del Salone questo è un tema su cui ci muoveremo con decisione, ospitando molti convegni, molte discussioni. Bisogna essere costruttivi quando si parla di sostenibilità, perché ormai se ne parla tanto, ma poi i fatti... Esatto, è diventato un cappotto per tutte le stagioni, ma purtroppo è un tema reale, no? Che bisogna sviluppare con coscienza. Quindi la motonautica è meravigliosa, ma ci sono anche questi aspetti da tenere presente, e ci saranno anche i remi. Per esempio il 5 di giugno arriva a Venezia una impresa che parte da Milano e arriva a Venezia a remi. Sono 4 equipaggi, 4 con di canottaggio che in 8 tappe arriveranno piano piano a Venezia e poi si mischiano alla lungo i navigli, lungo... Sì, adesso il percorso sì. Vabbè, comunque Marino, sei collegato? Ci sei sempre? Marino? Assolutamente. Allora, insomma, ti fa piacere sentir parlare di Venezia in questo modo, giusto? Assolutamente sì, Venezia è la culla della bellezza mondiale. Se riusciamo a far diventare Venezia l'esempio per tutto il mondo della sostenibilità dal punto di vista pratico, concreto, io ricordo che il 3 giugno abbiamo il convegno sulla transizione energetica. L'anno scorso abbiamo avuto come ospite, oltre al sindaco Brugnaro, il Presidente del Consiglio, l'ex Presidente Conte. Quest'anno avremo 2 ministri e quindi l'appuntamento per parlare di concretezza insieme alle imprese, perché questo convegno non sarà solo un convegno di studio e di approfondimento, ma sarà anche un convegno dove presenteremo i prodotti che servono a trasformare le barche in qualche cosa di ecosostenibile. Ci vedremo appunto il 3 a trattarne in termini pratici. Allora, tutti questi convegni, ma dall'1 al 3 gara di barche elettriche, come verrà strutturata e come la organizzate, dove e programma? Dunque il giorno 1 abbiamo la sfilata di tutte le barche elettriche presenti in Salone, che saranno circa una trentina, tra 30 e 40 barche, e quindi sarà una grande sfilata, un grande momento di bellezza e di conoscenza della città sotto un profilo diverso dal solito, perché in maniera straordinaria il Comune ci permette di transitare nel Canal Grande. Ricordo agli ascoltatori e telespettatori che questa cosa non succede quasi mai, solo per i grandi eventi, le grandi manifestazioni, la festa della Sensa, eccetera. E quindi il primo ci sarà questa sfilata di barche elettriche, tutte le barche presenti in Salone. Il 2 abbiamo la mattina la regata della ballerina cosiddetta, quindi tutte le barche insieme all'interno dello spazio espositivo del Salone, dello specchio acque del Salone, si daranno sfida per prove di agilità. Ci saranno sostanzialmente delle boe e poi tanto spettacolo e il pubblico che segue. Il giorno 3 abbiamo la gara monotipo all'idroscalo, quindi queste barche che vengono fuori dall'inventiva del mio fratello Giampaolo Montavoci, che si sta veramente impegnando tanto in mezza Europa perché le barche arrivano dall'Olanda. Avremo questa prima gara mondiale di barche elettriche. Insomma, è un bel esempio di concretezza. In Veneto si dice che le cose si fanno, si parla poco e si lavora tanto, qualche volta prendendoci in giro, ecco. Questo è l'esempio del contrario. Cioè, allora, quindi dal punto di vista agonistico questa gara delle barche elettriche, l'arrivo della Pavia Venezia, vediamo l'immagine anche della vela nel sottofondo, il Moro di Venezia nel 93, la sfida di Coppa America del mitico Raul Gardini, è sempre il nome di Venezia che va avanti. Vuoi dire qualcosa su Venezia? Sì, voglio dire qualcosa, perché quest'anno cadono i 30 anni della vittoria da parte del Moro di Venezia della Louis Vuitton Cup, che avremo con ogni probabilità esposta al Salone. Ecco, il Moro di Venezia l'abbiamo visto nelle immagini, quindi ci sarà anche... Sì, il Moro di Venezia è sempre testimone. La Coppa stai parlando, sì, proprio della Coppa.
il Moro di Venezia certo è No, sempre in effetti ho sbagliato io. L'83 era la sfida di Azzurra, il 92 era la sfida. Ho sbagliato io di un anno, chiedo venia. Quest'anno sono i 30 anni, e in 30 anni il Moro di Venezia abbiamo visto dei personaggi, Chieffi e non solo coloro che, Paul Cagliari, coloro che fecero l'avventura del mitico Moro di Venezia. Tutto nasce da questa bella immagine che il nostro regista Pietro ci sta facendo vedere. Questo era proprio, questo è il bel momento, Giampaolo, dentro. Sì, vorrei dire una cosa, che noi come motonautica, soprattutto io e Marino nella fattispecie, siamo molto impegnati anche sul fronte dell'ambiente. Devo ricordare, molto importante, che avevamo promesso che avremmo piantato un albero per ogni imbarcazione iscritta alla Pavia Venezia. Questa cosa l'abbiamo fatta con un'azienda veramente seria, non con alberi un po' così inventati, ma abbiamo fatto un accordo con Wow Nature, col Ministero dell'Ambiente e con l'Università di Padova, e abbiamo piantato 153 alberi. Adesso si è aggiunta qualche barca, ormai la cosa l'abbiamo già fatta, è apparsa anche nel sito ufficiale, adesso faremo un comunicato per dimostrare che noi l'impegno ce lo mettiamo, oltre ad aver fatto la categoria di barche elettriche per il Salone Nautico, anche quella una promessa che avevamo fatto io e Marino al sindaco Brugnaro, e infine stiamo anche testando delle barche per la Pavia Venezia. Uno dei nostri soci, Jacopo Scarpa, si presenterà al via con una barca a biogas e stiamo pensando già per la prossima edizione altre novità con barche elettriche, a idrogeno. Vogliamo dimostrare che abbiamo una grande sensibilità anche per l'ambiente. Infatti stanno scorrendo le immagini proprio della Pavia Venezia. Salone Nautico, 28, lo ripetiamo, 28 maggio, 5 giugno. Questo è Boretto Po, dove c'è questa grande festa che ha annunciato il 10 di aprile. Ma domenica 5 giugno, Pavia Venezia, il raid motonautico più lungo al mondo. Oltre 150 iscritti, prima edizione nel lontano 1929, quando la parola raid era affascinante, il raid dell'oceano, la traversata, il raid. 11 ore, Ettore Negri che vinse la prima edizione appunto nel 1929, si è corsa per tanti anni, ininterrotta per problemi di organizzazione una decina d'anni, è ritornata l'anno scorso. Le immagini si riferiscono proprio all'edizione dell'anno scorso, ci sono le varie chiuse da affrontare per passare appunto tutto il fiume Po, ma poi arrivati a Chioggia abbiamo visto l'attraversamento della Laguna Veneta e l'arrivo appunto a Venezia col presidente Iaconiani, col sindaco di Venezia Brugnaro per la premiazione. Questo è un altro bel momento, l'apertura delle chiuse, Giampaolo. Sì, è stato memorabile l'apertura della conca di Brondolo, perché era piena all'inverosimile, tutte le barche da corsa, abbiamo fatto una concata e siamo andati verso Venezia. È stato un momento veramente indimenticabile per tutti, anche perché c'erano personaggi ma la cosa bella da dire è che 150 iscritti il massimo che dovete fare, in una settimana avete chiuso le iscrizioni. Sì, la cosa incredibile, infatti sono rimasti tutti esterrefatti, perché abbiamo aperto le iscrizioni il 2 novembre e le abbiamo chiuse il 4, quindi dopo abbiamo cernito alcune barche di personaggi, tra gli altri si è iscritto anche Ottavio Missoni un po' di tempo fa, però la cosa incredibile è che in 60 ore abbiamo esaurito le iscrizioni, ma in novembre, non a maggio, in novembre. In novembre. E questo è il momento proprio che ci sta raccontando Alento Motto da Brondolo, nella Laguna Veneta. Vedete proprio tutte le barche, bravo il nostro regista, i nostri tecnici. Guardate, questo è il momento bellissimo in effetti, guarda. Giampaolo? Sì, tutte le barche. Siamo entrati praticamente spingendole dentro perché c'è l'apertura una concata sola. Di una concata sola, perché quando c'è l'apertura delle due porte. E poi questo è il trasferimento nella Laguna Veneta. Io dico sempre, Giampaolo è l'erede della grande tradizione nautica, ci scherzavo negli anni, e adesso questa tradizione nautica è ritornata alla grande, grazie appunto a questo salone nautico, all'amore per la motonautica. Parlando di bellezza, Marino, ma dietro di te non sei a Venezia, dove sei? Vedo tanto un bel cielo azzurro, vedo Io sono sotto la torre di controllo del porto turistico di Lodi, che vi faccio vedere, vediamo se ci riesco. Eccolo qua.
Rodi Garganico è il primo paesino che trovate scendendo in Puglia all'uscita dell'autostrada di Poggio Imperiale. È il paese noto al mondo per l'esportazione di limoni e di arance, che oggi fa ancora una produzione di nicchia, ma sempre buonissima. L'estate è piena di eventi, abbiamo circa 70 eventi tra concerti, manifestazioni, attività sportive e il clou è proprio quello del campionato europeo di offshore 17, 18 e 19 di giugno. Mi piaceva far notare che nella concata di Brondolo, alla quale io ero presente, oltre a tanta gente c'era un'emozione straordinaria. Ci eravamo appena trovati a Marina del Sole, ho visto le immagini, e lì è scesa tutta l'adrenalina di una gara veramente importante e poi avventurosa, piena di spettacolo e di rischio. Quindi la bellezza dello sport, che è un esempio importante per i nostri giovani, si trasforma in un fatto concreto quando poi ci sono le iniziative come quelle di Giampaolo Montavoci e Angelo Poma, che fanno partecipare alla gara anche chi non ha grandi possibilità economiche. Questa è la bellezza di questo nuovo modo di fare la Pavia Venezia. Pavia Venezia che va alla grande, il Salone Nautico di Venezia, e chiudendo di Rodi Garganico è una posizione strategica perché è il porto davanti alle Tremiti, giusto? E poi all'inizio di tutto il promontorio del Gargano, quindi è una posizione strategica, Rodi Garganico, d'altronde il nome proprio lo dice, Garganico, giusto? È la parte più bella della costa adriatica perché è l'unica parte che ha grotte, i monti, il Parco Nazionale del Gargano, le isole Tremiti di fronte. Quest'anno abbiamo fatto 2700 transiti. Penso che un porto nella riviera adriatica con tanti transiti così non ci sia neanche in una grande città. Grazie Marino, adesso sta finendo la prima parte, continueremo ancora a parlare, non andate via cari amici telespettatori, perché parleremo ancora di motonautica con la Pavia Venezia, con la stagione dell'offshore che sta per partire, con tutto poi il circuito radiocomandate. Vi ricordo la motonautica racchiude tutto il movimento legato a tutto ciò che corre a motore sull'acqua, parlo di circuito, di moto d'acqua, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, e poi questo salone nautico che, come abbiamo detto, in sole 3 edizioni ha tirato fuori, Antonio, un po' questa cosa che era un po' sopita, no? Questo amore di Venezia, lo dovrei chiederlo a un veneziano questo, che è stato represso per anni, poi meno male qualche persona giusta al posto giusto si è di nuovo venuto fuori questo amore, giusto? Sì, l'utilizzo dell'arsenale è stata la chiave di volta. La chiave di volta. Ma adesso perché l'arsenale è uno spazio enorme, perché occupa, molti non lo sanno, ma occupa il 20% della superficie della città, uno spazio enorme che era un po' stato dimenticato. L'utilizzo intanto per il Salone Nautico, per la Biennale, per altre manifestazioni è veramente importante. Ora c'è la pubblicità, continuiamo a parlare di nautica, motonautica e sport acquatici nella seconda parte di S4, il nostro talk show di Sportador.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo. A tra poco, non toccate il telecomando. sportoutdoorviaggi.it, l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. Marco, Hosis Technology, In collaborazione con Marco, Hosis Technology, sportoutdoorviaggi.it.